Continuando il nostro viaggio in Belgio per visitare Gand, decidiamo di fermarci al camping Urban Gardens, che si rivela molto comodo, con un bus navetta gratuito per il centro città. Siamo nella regione delle Fiandre e ovunque si posi lo sguardo si riconosce la tipica architettura della zona, che avevamo già visto visitando la vicina Olanda. Il fiume Leie, che attraversa tutta la città, offre molti scorci suggestivi e dai numerosi ponti si possono ammirare le tipiche case in mattoni rossi costruite lungo il fiume centinaia di anni fa. Il castello dei Conti di Fiandra, costruito in pietra nel XII secolo, conserva ancora oggi il suo fossato difensivo e le sue numerose torri, anche se nel corso dei secoli è stato usato per scopi molto diversi. Costruito nel XIV secolo, il Beffroi è la torre campanaria di Gand. Alta 95 metri, porta in cima la statua di un grosso drago, simbolo della città. Per visitare la torre si passa attraverso la biglietteria che si trova nella Lakenhall, il bellissimo edificio del Medioevo che era il mercato dei tessuti di Gand. Nella torre c'è anche l'ascensore, ma salendo i 350 gradini ci si può fermare per vedere da vicino una vecchia versione del drago di metallo e molti esemplari di campane che hanno suonato in tante occasioni nel corso dei secoli. La torre, infatti, ha rivestito un ruolo molto importante per la prevenzione degli incendi e le campane servivano per allertare la popolazione in caso di pericolo. Il carillon, oggi ancora in funzione, risale al XVII secolo ed è costituito da un tamburo rotante con oltre 17.000 fori necessari per formare le melodie. I pioli messi nei fori sono collegati a leve che azionano i martelli, che colpiscono le 54 campane in bronzo e diffondono le melodie, che vengono cambiate ogni 2 anni. Salendo qualche altro gradino si arriva quasi in cima al campanile per godere di un bellissimo panorama su tutta la città. Da qui possiamo anche vedere la chiesa di San Nicola, che occupa una parte rilevante della piazza principale di Gand. A fianco della piazza troviamo una curiosa struttura moderna realizzata nel 2012. Si tratta della Hall Municipal, un padiglione aperto polifunzionale utilizzato per mercatini ma anche mostre e concerti. La costruzione della cattedrale di San Bavone è iniziata nel XIII secolo e dopo ben 400 anni di lavori la città di Gand ebbe la sua chiesa più importante. Al suo interno, diviso in 3 navate, ci colpisce da subito uno straordinario pulpito in legno di rovere e marmo bianco. Purtroppo non abbiamo potuto vedere la parte più preziosa della chiesa, ossia il Polittico dell'Agnello Mistico realizzato dai pittori fiamminghi fratelli Van Eyck, oltre che una tela di Rubens che raffigura San Bavone. Per pranzo ci facciamo consigliare dalla nostra guida.
e scegliamo un locale della catena Balls & Glory, dove fanno delle grosse polpette di carne, ripiene di ragù o verdure, servite su un tortino di riso. Il tutto davvero delizioso e molto saporito. You've been getting me down, getting me down. Il centro storico è ricco di strade strette e vicoli e il più famoso è sicuramente quello che celebra l'arte del graffito, che anche a Gand si è sviluppata con tutta la sua esplosione di colore. Ma se altre città hanno solo qualche colorato murales, a Gand c'è addirittura una mappa che indica dove trovarne tanti, uno più bello dell'altro. Ma attenzione, spesso si trovano in vicoli poco conosciuti, basta solo cercarli. If you leave, I will be just fine, be just fine. Il quartiere Grasley, lungo le rive del fiume Leie, è ricco di ristorantini e vivaci caffè con tavolini all'aperto. E da qui partono numerosi battelli carichi di turisti che si godono tutte le bellezze che Gand offre ai suoi visitatori.